Sono Giacomo Di Liano, nato e cresciuto a Pizzo, e proprio a Pizzo negli anni, scoprendolo, è nata questa passione per la sua cultura, per le chiese, per il castello, per tutto ciò che concerne la cultura e i luoghi identificativi di Pizzo. Pizzo si trova nella provincia di Vibo Valentia, ha circa 9.800 abitanti. È una città sul mare, una città di civiltà perché la civiltà viene dal mare ed è stata sempre florente negli anni, sia come attività, è conosciuta molto per la pesca del tonno, appunto per il famoso tartufo gelato e per tutte queste altre piccole usanze, costumi, usi e tradizioni che andremo tra poco a vedere. Grazie mille. La prima chiesa che incontriamo è quella di San Francesco, originariamente un lazzaretto che veniva usato come struttura ospedaliera durante la peste. Poi trasformata oltre ad avere la protezione di San Rocco, nella protezione di San Francesco, un grande santo amato dai pizzitani, dai marittimi, dai pescatori. Infatti, ritornando alla pesca del tonno, il primo tonno che tutte le tonnare di Pizzo pescavano veniva offerto in devozione al santo. Appunto capitiamo nel periodo di dicembre, dove in tutte le chiese viene allestito il classico presepe francescano. E in questa chiesa possiamo notare appunto il presepe e una piccola chicca che sarebbe la statua di Padre Rocco Benvenuto, che è stata offerta alla chiesa e appunto lo rappresenta, ed è stata costruita dopo che è venuto a mancare 5-6 anni fa. Scendendo arriviamo alla piazza, prima della nascita della Repubblica, ex piazza Umberto I, dove possiamo vedere appunto il monumento di Umberto I, e abbiamo un altro monumento che è il monumento ai caduti della prima e della seconda guerra mondiale, lo Spuntone, che è definito uno degli affacci più belli al mondo, d'Italia, della Calabria.
E appunto scendendo abbiamo la chiesa dell'Immacolata che ospita in questo periodo due funzioni. La novena dell'Immacolata che culmina l'8 dicembre con la solennità della processione e il trido e la processione di Santa Lucia, che sono due santi molto venerati a Pizzo. L'Immacolata e l'apertura del periodo natalizio nella città. Questa novena che si fa è una novena mattutina, si svolge di mattina. David Donato diceva che suonava la novina dall'uri mattinali e l'aria tutta quanta sapeva già di Natali. E quindi appunto questa novena apre il periodo natalizio a Pizzo. Si svolge 2 volte al giorno, la mattina alle 5 è rimasta agli antichi orari perché c'era chi poi andava a lavorare nei campi, svolgeva lavori di mattina, quindi si faceva molto molto presto, e poi la sera alle 6. Ed è una delle poche novene che è rimasta intatta con i canti tradizionali, il rosario cantato in dialetto, ed è appunto una celebrazione molto sentita. Poi andando avanti possiamo trovare la chiesa principale di Pizzo, ovvero il Duomo, la collegiata di San Giorgio, la collegiata più antica della diocesi, e ospita 2 tombe molto importanti, quella di Gioacchino Murat, cognato di Napoleone ucciso a Pizzo, che vedremo dopo visitando il castello, e la tomba di Antonino Anile, poeta, scienziato, ministro dell'istruzione. È appunto Duomo di San Giorgio perché San Giorgio è il protettore, il patrono della città di Pizzo. È il patrono della città di Pizzo perché leggenda narra che durante il periodo delle invasioni saracene, durante appunto un'invasione da parte dei saraceni alla città, nella zona della Seggiola, un'invasione via mare, videro San Giorgio, videro un giovane a cavallo sconfiggere tutti questi saraceni. Allora la gente del posto in quel giovane vide San Giorgio e gridarono tutti: San Giorgio, vogliamo San Giorgio come patrono. Ed è per questo che è diventato, appunto, è stato eletto anticamente a patrono di Pizzo. Abbandoniamo la chiesa di San Giorgio, ultimo luogo di sepoltura, così si dice, di Gioacchino Murat, per andare appunto nel luogo, nel castello dove visse i suoi ultimi giorni. Ci spostiamo appunto nel castello aragonese fondato da Ferdinando I d'Aragona, quando iniziò a fortificare tutte le coste appunto delle regioni che aveva colonizzato. Funzionava sia da carcere che appunto da torre di avvistamento per attacchi da parte di nemici.
Il castello ha ospitato anche personaggi illustri come Ricciotti Garibaldi, figlio di Giuseppe Garibaldi, e la persona più importante è Gioacchino Murat, che sbarcò a Pizzo il 10 ottobre del 1815. Fu una delle sue ultime volontà poter scrivere una lettera alla famiglia dopo essere stato confessato dall'allora canonico Masdea, arciprete della collegiata uno degli arcipreti della collegiata di Pizzo, e scrisse una lettera dove appunto si rivolse ai suoi 4 figli, a sua moglie, con parole di padre, parole di condottiero, parole di generale. Però alla fine la morte è il momento in cui poi, diciamo, spezza il cuore persino del più alto tiranno, persino del più alto imperatore, e scioglie appunto, infatti è una lettera molto commovente, può sciogliere i cuori di tutti. Uscendo appunto dal castello possiamo risalire verso la strada della vecchia Vibo, la vecchia Monteleone, e appunto troviamo nella salita, nella discesa dei morti, chiamata discesa dei morti proprio appunto per l'attigua chiesa dei morti, originalmente chiesa delle Grazie, che ha a fianco un'altra piccola chiesa che è la Rettoria del Purgatorio. Sono due chiese unite gestite dalla stessa confraternita, che è l'Arciconfraternita di Maria Santissima delle Grazie. Questa è una chiesa unica perché al suo interno ospita una cripta dei Padri Pasqualini, ed è una delle poche cripte che si trovano in Calabria, ed è una tomba a scolo. Essendo questo paese ricco di fede, di devozione, ha ospitato molti conventi, tra cui appunto questo dei Padri Pasqualini. Una volta che questi padri pasqualini passavano a miglior vita, venivano messi dai loro confratelli in queste tombe a scolo, che erano delle tombe che permettevano il defluire di tutti i liquidi corporei, degli organi, e il mantenimento della struttura ossea. Possiamo appunto ammirare un presepe artistico formato principalmente costruito appunto dai confratelli. Mentre a fianco appunto possiamo ammirare la rettoria del Purgatorio, che è un'altra chiesa più piccola rispetto alla chiesa di giù delle Grazie, ma un'altra chiesa molto, molto frequentata. Possiamo ammirare centralmente sull'altare maggiore l'antica statua del Sacro Cuore di Gesù, e ai lati dell'altare i 2 dipinti di Zimatore, la pesca miracolosa e la Madonna della Grazia che salva dei pescatori di Pizzo durante una tempesta. Uscendo dalla chiesa possiamo trovare una piccola edicola votiva dove si trova questo teschio, che è uno dei teschi dei Padri Pasqualini, esposto lì molti anni addietro, e sotto si trova una cassettina sempre per lasciare un piccolo obolo, e dove un sacco di persone vanno e chiedono magari grazie o perplessità o altro a questo teschio che si trova. Andando sempre a salire per tutte queste viuzze, arriviamo nell'antica zona del Calvario, dove appunto c'è la chiesa di San Sebastiano.
retta dall'Arciconfraternita del Santissimo Nome di Maria, di cui faccio parte. E, è una chiesa fondata nel XVI secolo da tutte le maestranze locali come falegnami, ebanisti e muratori. Nel 1913 Papa Pio X la elevò ad Arciconfraternita. Sono solo due le Arciconfraternite a Pizzo, questa è di San Sebastiano del Santissimo Nome di Maria e quella che abbiamo precedentemente visto, che è appunto l'Arciconfraternita di Maria Santissima delle Grazie. Percorrendo la navata centrale, essendo una chiesa a 3 navate, troviamo gli antichi stalli, dove appunto sedeva l'Arciconfraternita, alla destra la postazione del priore, alla sinistra quella del padre spirituale. Il priore è affiancato dai 2 assistenti, il padre spirituale dagli altri 2. Abbiamo la statua di San Giuseppe, molto venerata a Pizzo. Nella settimana che precede la sua festa, l'Arciconfraternita organizza la famosa distribuzione della pasta e ceci per tutta la popolazione. E adesso, come possiamo vedere dalle immagini, questa navata ospita l'artistico presepe, sempre costruito dai confratelli, con antiche statue in creta. Come ultima chiesa, ma appunto non ultima per importanza, anzi è il secondo sito più visitato della Calabria dopo i Bronzi di Riace, troviamo la chiesa di Piedigrotta, che è una chiesa diversa da tutte le altre, sia come conformazione architettonica, sia appunto come luogo che la ospita, è appunto una spiaggia. Ed è una spiaggia appunto perché la leggenda narra che nel 1600 alcuni pescatori napoletani, durante una tempesta appunto che rischiava di far affondare la propria nave proprio davanti alle acque che ospitano questa chiesa, fecero un voto. Se si fossero salvati da questa tempesta, avrebbero costruito proprio appunto nel luogo dove poi sarebbe approdata la nave una piccola cappellina, utilizzando un quadro che loro avevano a bordo della nave, appunto il quadro di Maria Santissima di Piedigrotta, molto venerata nella Campania. Questa tempesta ci fu, ruppe questo veliero, questa nave. Questi marinai che approdarono insieme al proprio capitano costruirono questa piccola edicoletta con questo quadro antico. In seguito, durante gli anni, nell'800, 2 pittori locali, che sono Angelo e Alfonso Barone, ampliarono la chiesa e, siccome appunto da buoni scultori, scolpirono un sacco di statue che ancora si trovano adesso. E ampliarono proprio la pianta di questa chiesa. In seguito, durante gli anni 60, un loro nipote restaurò tutte queste statue che poi dal tempo, perché essendo formate da rocce arenarie, tutte queste statue col deteriorarsi pian piano del tempo, agenti atmosferici, mareggiate, eccetera eccetera, restaurò e portò agli antichi splendori questa chiesetta. La festa di questa Madonna è il 2 di luglio e ancora oggi il quadro, che è conservato, la tela antica è conservata nel santuario di San Francesco di Paola, viene portato via mare con una processione dai pescatori fino alla spiaggia che appunto ospita la chiesa, e lì viene fatta questa celebrazione del 2 luglio, mentre nei 9 giorni precedenti tutte le fedeli, le donne devote di Pizzo, alla mattina alle 6 vanno in questa chiesa e fanno
fanno appunto una novena sempre in vernacolo dedicata proprio appunto alla Madonna di Piedigrotta. Giacomo, se potessi descrivere con una parola Pizzo, cosa utilizzeresti? Bella domanda. Forse è una parola che non ha nessun significato, sarà un cliché, ma casa. Casa perché non solo appunto perché è la città che mi ospita, è casa perché è casa nei suoi vicoli, è casa nelle sue tradizioni, è casa eh, in tutto ciò che va a formare Pizzo, sia a livello societario, sia a livello culturale. A ogni angolo, ogni piccolo angolo ha storia, ogni piccolo angolo ha casa. Nei suoi vicoli, nelle sue strade si fa ancora teatro, storia, cultura. È un museo, come diceva Edoardo De Filippo, a cielo aperto. Lui si riferiva a Napoli, io mi riferisco alla mia Pizzo. È un museo a cielo aperto. E quindi appunto se una persona si trova bene nella propria casa, io definisco Pizzo la mia casa.